Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con i Romantic Tarot, questo meraviglioso mazzo che ci riporta appunto all'amore, vissuto ovviamente nelle sue sfumature più romantiche ma anche ovviamente più sensuali, un amore vissuto nelle città per eccellenza appunto deputate all'amore, una più bella dell'altra perché abbiamo Roma e Venezia in Italia, due città stupende, e ovviamente anche Vienna e Parigi, due città altrettanto meravigliose. Dunque ci faremo appunto aiutare da questo mazzo proprio iconograficamente per cercare di tracciare un po' i contorni di una relazione che ovviamente non è ancora iniziata. Quindi quest'oggi chiediamo appunto agli arcani: ma tra me e questa persona, essendoci comunque un bel feeling, mi sembra di piacergli, mi sembra interessata questa persona a me, dunque, innanzitutto che cosa pensa realmente di me, cosa prova magari anche già per me, cosa vuole da me e ovviamente da noi, cosa vuole ottenere, e soprattutto cerchiamo di capire se in futuro inizieremo una relazione, quindi qualcosa di ovviamente stabile. Allora, io ovviamente utilizzerò il metodo degli 8 arcani proprio perché appunto a mio avviso è il metodo che maggiormente permette ad una situazione di questo genere di essere in qualche modo visualizzata meglio, anche nei suoi aspetti più particolari, e partendo ovviamente dal presente, proprio perché ha un focus in particolare sul presente. Quindi andremo ad analizzare il presente della situazione, i pro e i contro della situazione, cioè su cosa dovete fare affidamento nei confronti di questa persona, invece su cosa no, le influenze esterne, quindi nel caso in cui questa persona possa avere per esempio un altro interesse, la natura karmica del vostro rapporto, i consigli, carta a mio avviso fondamentale per appunto cercare di capire come poter agire, portare ovviamente a casa un risultato, ed infine il futuro, dunque come evolverà nell'immediato futuro questa situazione, o comunque ragazzi, come dico sempre, come evolverà nelle tempistiche indicate dall'arcano, perché voi sapete che ciascuno dei 78 arcani ha una sua tempistica ben precisa. D'accordo? Io inizio dunque a mescolare il mazzo, dunque per il principio di sincronicità, per tutte coloro che appunto incapperanno in questo video, chiediamo appunto agli arcani se il rapporto con una persona che sembra essere interessata prenderà corpo, trasformandosi in una vera e propria relazione, o comunque cerchiamo di capire come evolverà questa storia e cerchiamo ovviamente anche di capire cosa vuole, cosa pensa, cosa ha nel cuore questa persona, paure, dubbi, perplessità, perché magari appunto sino ad ora questa persona non si è fatta avanti. Quindi cerchiamo un po' di capire come evolverà questo rapporto. Allora, vediamo un po'. Allora, perfetto. Allontano un attimo il mazzo perché non ci stiamo. Allora, di conseguenza
sistemiamo le carte in modo che siano ovviamente per voi chiaramente visibili il più possibile. Allora, iniziamo dalla prima posizione, ossia appunto il presente della situazione. Quindi ad oggi com'è il rapporto tra voi e questa persona? Vediamo un po', ovviamente con focus sulla persona, e qui abbiamo la carta della forza. Allora, come potete appunto ben vedere, ovviamente questa è una persona che è molto attratta da voi. La carta della forza ci parla di un desiderio imperioso, un desiderio molto sentito, ovviamente da parte di questa persona nei vostri confronti. Quindi è una persona che vi apprezza, una persona che vi stima, è una persona a cui però piacete particolarmente da un punto di vista fisico e ovviamente estetico. È chiaro che questa persona dunque è inizialmente di primo acchito attratta esteticamente da voi, ma poi ci sono anche degli altri elementi molto importanti che obiettivamente di voi hanno colpito questa persona. Ossia vi vede una donna molto tenace, molto forte, molto passionale, una donna che obiettivamente ha pieno controllo di sé, della propria vita e che non teme niente. Quindi vi vede come una donna molto resistente alla fatica, una donna energica, magnetica, vi ripeto, coraggiosa e temeraria, che ha molte ambizioni, che ha orgoglio nei confronti di se stessa, una persona, vi ripeto, anche molto posata, ma allo stesso tempo, vi ripeto, sensuale, femminile, magnetica. Quindi vi vede come una persona che sicuramente sa stare al suo posto in maniera discreta, ma allo stesso tempo comunque ha una caratterialità molto intensa e profonda. Vi vede dunque come una persona vitale, una persona energica, una persona aperta anche a nuove conoscenze, al dialogo, una donna intrepida, seppur disciplinata, vi ripeto. Quindi una persona che a volte può comportarsi in maniera spensierata, in maniera tranquilla, in maniera serena, ma altre volte può invece mostrare un atteggiamento molto più serio e decisamente meno mansueto. Questa ambivalenza caratteriale che questa persona nota in voi lo fa impazzire, perché la carta della forza parla di una facile vittoria, cioè voi con questa persona avete già vinto. Cioè se questa persona in questo momento dovesse scegliere tra voi e altre persone, lui sceglierebbe voi. Perché vi ripeto, vi vede come l'emblema della perfezione, cioè una donna che sa mostrare bellezza, femminilità, sensualità, ma anche forza interiore. Quindi una persona che ha molti punti di positività. Anche una persona che gode di una certa moralità. Quindi vi vede anche come una donna a modo, seria. Una donna che giustamente difende se stessa, il proprio onore e la propria rispettabilità. Ma vi vede anche una donna, vi ripeto, molto franca, molto aperta, molto sincera e pulita. Quindi ha un'immagine di voi veramente molto bella. Una donna che, vedete, non si fa in qualche modo irretire da belle parole. Vi vede come una donna, vi ripeto, forte, temeraria, coraggiosa, che sa il fatto suo, che sa difendersi e che ha tutte le intenzioni di farlo. E che lo fa, ma non con la forza bruta, bensì con l'intelligenza, che è proprio la caratteristica tipica della carta della forza. E non rappresenta ovviamente in accezione positiva la forza bruta, bensì la forza del pensiero, la capacità morale di far fronte a qualsiasi problematica. Quindi vi vede come una persona con i piedi ben piantati per terra, una persona non frivola, non superficiale, non leggera, ma bensì una donna che affronta gli ostacoli, una donna valida, che può piacere a chiunque. Ecco perché vi ripeto, questa persona in realtà vi vede già come una sua potenziale compagna, perché questa persona sa di non dover dubitare particolarmente su di voi,
per quanto riguarda la vostra sincerità, fedeltà. E soprattutto, vi ripeto, vi vede come una donna molto bella esteticamente, perché chiaramente la carta della forza ci parla anche di una possibile attività sessuale, quindi di incontri eroticamente importanti, molto appaganti e appassionati. Quindi è una persona che sicuramente è stata già conquistata, ma non solo dal vostro aspetto estetico, anche in particolare dal vostro aspetto estetico, ma successivamente ha imparato ad apprezzare e a stimare anche quello che avete dentro. Di conseguenza è una persona che vi apprezza e che vi stima, molto più di qualsiasi altra persona. Vediamo i pro della situazione, cioè cerchiamo di capire su che cosa voi potete fare affidamento in riferimento appunto a questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo la papessa. Allora, voi potete fare affidamento su voi stesse. La papessa in tarologia rappresenta la consultante, esattamente come l'imperatrice rappresenta l'altra donna o un'ipotetica rivale. La papessa rappresenta una donna forte, sì, una donna coraggiosa, come appunto ci rimandava la carta della forza, ma anche una donna che ha un grande potere, un potere interiore, mentale, che si fa sentire. Quindi questa persona sa che voi sapete, cioè questa persona ha capito che tra di voi c'è un feeling di cui anche voi siete a conoscenza. Evidentemente vi ha lanciato dei segnali a cui voi avete in qualche modo risposto, o comunque lui ha interpretato in maniera positiva alcune vostre risposte. Per cui questa persona sa che il piacersi, in questo caso, è reciproco, che quindi tra di voi non ci sono problemi, cioè questa persona non dubita di piacervi, perché comunque sa che tra di voi c'è un'intesa. Un'intesa però, papessa, passata sotto silenzio. Quindi questa persona sa, e questo è un elemento in più che apprezza di voi, che siete una donna appunto della quale avere piena fiducia proprio perché riuscite ad essere fortemente discrete e attente nel momento in cui vi muovete. Perché vi ripeto, la papessa parla di segreti, segreti non svelati. Cioè questa persona ha capito che tra di voi c'è qualcosa di importante, ma che in maniera molto intelligente, astuta e ovviamente anche rispettosa non siete disposte in qualche modo a fare in modo che lo sappiano tutti. Quindi non siete la classica donna che si incapriccia di un uomo e poi lo sbandiera ai 420. Assolutamente no. Quest'uomo ha capito anche questo di voi, cioè che in realtà avete una grande empatia e una grande sensibilità, pronta ad afferrare qualsiasi verità. Quindi questa persona sa che di voi si può fidare. Vedete, la papessa viene quasi sempre rappresentata come una donna molto bella, molto elegante, molto sensuale, ma mai che scada in qualche modo nella volgarità, proprio perché, vi ripeto, ha un'immagine molto pudica di voi, a prescindere da quello che voi possiate, diciamo, indossare o meno. È una persona che riesce ad andare oltre i veli, a guardare oltre una minigonna, cioè non è una persona che giudica per fortuna, è una persona intelligente che sa guardare oltre l'apparenza ed è una persona che di voi ha già colto molto, è una persona che di voi ha apprezzato già molto e apprezza la vostra serietà, quella serietà interiore che voi avete, quella forza interiore che voi avete, quell'empatia nel riuscire a capire che comunque tra di voi c'è già qualcosa però di profondo e di nascosto, perché la papessa, vi ripeto, rappresenta ovviamente un segreto, qualcosa che non viene mostrato agli altri, qualcosa che non è ancora stato vissuto però, perché la papessa ci parla anche di desideri, emozioni, sentimenti non concretamente tangibili. La papessa agisce in riferimento appunto all'ambiente che la circonda in virtù della propria mente.
dei propri guizzi interiori, della propria sensitività quasi. La carta della papessa è legata al segno del cancro, quindi fortemente empatica e sensitiva. Ma questo porta spesso a stare fermi sul posto, vedete, è seduta la papessa, non è in movimento, sta contemplando, sta riflettendo, ma non agisce in maniera pratica e concreta. Quindi la papessa ci parla di un desiderio, di un amore, di un sentimento, di emozioni che non sono ancora state consumate, perché ovviamente ci parla di situazioni non ancora pratiche. Quindi chiunque in qualche modo si trovi in questa stesa evidentemente non ha mai avuto sino ad ora modo di in qualche modo scambiarsi qualche effusione, diciamo esplicita, concreta, fisica, con appunto la persona di cui stiamo chiedendo. O comunque non qualcosa di eroticamente fatto e finito, ok? Quindi fuori di metafora un rapporto vero e proprio. D'accordo? È rimasto sempre tutto in maniera molto più romantica, quasi platonica, non del tutto ed esplicitamente vissuta. D'accordo? Vediamo questa persona che cosa ha nel cuore, quindi desideri, paure, tenerezze, vediamo un po'. E qui abbiamo il 4 di denari. Allora, il 4 di denari ci parla ovviamente, in questo caso, di un bisogno che è espresso da tutte le carte di grado 4 generalmente, ma in particolar modo dal 4 di denari, il bisogno di stabilità, sicurezza economica, in questo caso perché parliamo di denari. Questa è una persona che ovviamente, guardate bene questa carta, si ritrova molto spesso ad osservarvi, ma da lontano, proprio perché in qualche modo teme, non direi tanto per timidezza, ma più per paura di in qualche modo interrompere o creare degli scossoni in alcuni equilibri che riguardano la sua vita personale. Parlando di denari, evidentemente equilibri economico-finanziari. Mi spiego meglio, nel caso in cui voi siate, per esempio, colleghi di lavoro, questa persona teme che una relazione conclamata con voi possa creare degli squilibri in ambito professionale, per gelosie, invidie, pettegolezzi. Nel caso in cui sia una persona impegnata, quindi ufficialmente abbia un'altra donna al suo fianco, quest'uomo teme in qualche modo che ci possano essere delle problematiche notevoli nell'ambito del suo rapporto. Problematiche economico-finanziarie, cioè per esempio che la compagna possa scoprirvi e di conseguenza creare delle problematiche non indifferenti per quanto riguarda il suo portafoglio, detto in soldoni. Quindi è chiaro che questa è una persona che ha per ora, perché questa è la posizione del presente, la necessità di tenere questa situazione sotto controllo, senza purtroppo permetterle di evolvere molto, perché le carte di grado quarto ci parlano a volte di stagnazione, cioè di situazioni che non procedono o comunque che non procedono rapidamente, proprio perché obiettivamente il 4 di denari ci parla della necessità di avere tutto sotto controllo, di essere ben poggiati con i piedi per terra, di avere una situazione economico-finanziaria solida, di poter continuare a godere di una situazione di benessere che non si vuole in qualche modo mettere a rischio. Non dico che questa sia per forza una persona che vive in una situazione di penuria, Potrebbe essere anche una persona tranquillamente benestante, ma semplicemente particolarmente avida o avara. Quindi una persona che non vuole rinunciare a nulla del proprio patrimonio e non vuole metterlo a rischio. Quindi è una persona che potrebbe rallentare, oltretutto parliamo anche di un 4 di denari, quindi rallentare non poco il rapporto che potrebbe appunto esserci tra di voi. Proprio perché, vi ripeto, questa persona teme di creare un disequilibrio, problematiche importanti inerenti appunto alla sua vita.
Vi ripeto, potrebbe essere una persona impegnata e che quindi non vuole mettere a rischio, per ora ragazzi, il suo rapporto ufficiale. Cioè, in questo momento non sta assolutamente pensando di iniziare una storia con voi e lasciare l'altra compagna. Sta pensando di iniziare una storia con voi, ma vedete, discrezione. Questo sì, ma non in qualche modo di mettere a rischio il suo rapporto ufficiale. D'accordo? Vediamo i contro della situazione, cioè gli ostacoli, ciò su cui obiettivamente non potete del tutto far affidamento in riferimento a questa persona. E qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora, qui c'è un bel rivale. Questa persona teme che voi possiate essere fidanzata, sposata o comunque che possa esserci qualcuno al vostro fianco. Nonostante, vi ripeto, questa persona sa che comunque lui vi piace, ma teme la presenza di un rivale. Il Cavaliere di Spade è generalmente un personaggio particolarmente temibile, oltretutto se in accezione negativa. Sono personaggi che in accezione negativa a me piacciono molto poco, perché innanzitutto hanno una lingua molto lunga e biforcuta, quindi sono persone che tendono a parlare male e a pettegolare ovviamente, cercando però di trarne loro del beneficio, anche semplicemente una sciocca risata, facendo però del male agli altri. Anche per il semplice gusto, vi ripeto, di ferire gli altri e di creare problematiche nella vita degli altri. Inoltre sono persone vendicative, fortemente rancorose e anche molto aggressive, verbalmente e a volte anche fisicamente, quindi sono persone obiettivamente temibili. Il Cavaliere è una persona generalmente più giovane del Re, quindi grosso modo si attesta tra i 30, 35, 40, 45 anni. Ed è una persona che potrebbe appartenere al segno zodiacale Bilancia, Gemelli o Acquario, quindi potrebbe far parte dei 3 segni d'aria o averne l'ascendente o avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità di un individuo, cioè appunto Luna, Venere, Marte e Mercurio. Cioè nel caso in cui voi abbiate modo, per esempio, di consultare le effemeridi e nel caso in cui ovviamente voi ragazzi conosciate la data di nascita di una determinata persona che a vostro avviso potrebbe essere questo rivale, potreste appunto notare una forte presenza di segni d'aria nei pianeti principali, quindi potrebbe avere per esempio Venere in Gemelli e Luna in Acquario e ascendente per esempio in Gemelli oppure in Bilancia. Quindi in realtà, vi ripeto, è un personaggio abbastanza temibile, proprio perché ha delle grandi capacità comunicative, che però, venendomi ovviamente in accezione negativa, non sfrutta per far del bene agli altri o a se stesso, ma generalmente per creare problemi e disguidi alle altre persone. Quindi è una persona molto invidiosa, una persona molto gelosa. Tra l'altro appunto è un personaggio di spade che tendono a controllare, a spiare, quindi nel caso in cui abbia il timore che possa essere il vostro compagno, teme che questa persona possa controllarvi e quindi spiarvi. Oppure, nel caso in cui possa essere per esempio un collega di lavoro, un vostro collega di lavoro, nel caso in cui appunto facciate parte dello stesso staff professionale, potrebbe immaginare che anche questa persona possa in qualche modo avere dell'interesse nei vostri confronti e quindi entrare a gamba tesa nella vostra frequentazione, creando magari a lui problematiche, come dicevamo con il 4 di denari. Quindi è una persona che obiettivamente lui teme particolarmente. Potrebbe essere anche un datore di lavoro, per esempio un capoturno, qualcuno di cui però questa persona assolutamente non si fida e che teme particolarmente, perché obiettivamente ha la certezza che è una persona molto vendicativa, pronta ovviamente a fare di tutto, quindi un personaggio particolarmente pericoloso. D'accordo? Nel caso in cui voi non siate impegnate, questa persona ovviamente, avendo un'idea così eccelsa di voi, lo dicevo appunto con la carta della forza, potrebbe sicuramente pensare che voi abbiate qualcuno.
Quindi c'è comunque un'energia maschile, perché parliamo di un cavaliere, che questa persona teme particolarmente e di cui assolutamente non si fida. Motivo per cui sta temporeggiando e tiene il vostro rapporto in uno stadio, diciamo, intermedio di non azione, come appunto vi dicevo poco fa con la carta della papessa e ovviamente anche del 4 di denari. D'accordo? Quindi qui c'è proprio un rivale che questa persona teme. Vediamo a questo punto l'ambiente che lo circonda. E qui abbiamo il 7 di coppe. Questa è una persona molto molto corteggiata, quest'uomo, o comunque nel caso anche non abbia appunto una compagna ufficiale, perché con il 7 di coppe una compagna ufficiale potrebbe averla anche lui, Nel caso in cui però non ce l'abbia, vi posso assicurare, ragazze, che questa persona ha comunque diverse frequentazioni o comunque molte altre persone che in qualche modo mirano a lui, perché il 7 di coppe ci parla della scelta d'amore, di una persona, vedete, molto corteggiata e che ama a sua volta corteggiare. Questa persona, vi ribadisco ragazzi, ha scelto voi, proprio come questo cavaliere che ha scelto una dama rispetto a tutte le altre, ma ovviamente ne aveva molte altre a disposizione. Quindi non vi nego che questa potrebbe essere una persona che potrebbe avere più di una frequentazione e potrebbe anche avere una compagna ufficiale. Purtroppo anche nel caso in cui abbia una compagna ufficiale potrebbe comunque essere una persona corteggiata ovviamente anche da altre donne. Potrebbe avere le classiche chat social particolarmente intasate, diciamo così. Quindi è una persona comunque richiesta e che a sua volta ovviamente apprezza molto tutto ciò che è esteticamente bello. Quindi vuole godere ovviamente dei piaceri della vita, come è tipico del 7 di coppe. D'accordo? Quindi questa è una persona che obiettivamente non vive in penuria da un punto di vista erotico ed eventualmente sessuale, cioè non è una persona a cui volendo mancherebbero comunque delle corteggiatrici o persone comunque in qualche modo appunto interessate a lui. D'accordo? Quindi è chiaro che a maggior ragione il fatto che abbia scelto voi è un dato importante, perché comunque ci rimanda ad una scelta reale. Cioè questa persona ha effettivamente riconosciuto il vostro valore rispetto a tante altre persone. Però vi ripeto, è chiaro che è una persona che ha una certa abbondanza, quindi ha la possibilità comunque di scegliere più strade. Questo ve lo ovviamente devo dire in tutta franchezza, perché il 7 di coppe è una carta di scelta partendo da un dato di abbondanza. D'accordo? Quindi non vi dico che è una persona infedele, ma è una persona a cui comunque non mancano le possibilità. D'accordo? In questa posizione, carta molto importante, abbiamo appunto il percorso karmico, cioè obiettivamente quel filo rosso che appunto vi lega a questa persona. Vediamo un po'. Quindi su cosa il destino agirà. E qui abbiamo il re di coppe. Questa è una persona che potrebbe veramente perdere la testa per voi, perché il re di coppe ci parla di un uomo sicuramente innamorato, un uomo che prova del sentimento, delle emozioni, che appunto potrebbero diventare profonde, proprio come le emozioni che ci rimanda appunto il re di coppe. Il re di coppe ci parla di un rapporto stabile, il re di coppe ci parla di una conoscenza sicuramente che andrà a buon fine, tra l'altro anche in tempistiche non così lunghe come invece appunto aveva preventivato lui, perché le coppe rappresentano comunque dei movimenti molto veloci entro poco tempo. Quindi già entro qualche settimana, perché le coppe parlano di giorni o al massimo qualche settimana, noterete da parte di quest'uomo un comportamento più esplicito nei vostri confronti. Quindi quella battuta in più, quel sorriso in più, potrebbe chiedervi di prendere un caffè, potrebbe in qualche modo chiedervi il numero di telefono nel caso non ce l'abbia, cioè è una persona che potrebbe farvi capire, anche semplicemente attraverso uno sguardo,
o un like sui social, iniziare a seguirvi, qualcosa che comunque in qualche modo vi metta in comunicazione. Quindi sicuramente entro poco tempo il karma vi darà questo aiuto, cioè vi farà capire che con questa persona può diventare un rapporto importante, addirittura un re di coppe, quindi un amore reale, concreto, pratico. Il re di coppe rappresenta generalmente il compagno ufficiale della consultante, quindi questa persona potrebbe proprio diventare, sì, il vostro compagno ufficiale. E vi ripeto, entro poco tempo questa persona vi darà un segnale che riguarda ovviamente quello che pensa e prova per voi. Qualcosa di molto romantico, perché parliamo di coppe, qualcosa che vi farà piacere e che aprirà, darà il via ad una situazione molto più chiara tra di voi, per cui voi arriverete a capire, a pensare, sì, questa potrebbe essere la persona giusta. D'accordo? Quindi il karma vi darà sicuramente una mano e questa è una persona a cui voi piacete tanto, perché parliamo di coppe, quindi non c'è solo attrazione, non è un re di bastoni. Qui parliamo di un re di coppe, cioè di una persona che già, anche semplicemente vedendovi, prova delle emozioni importanti. D'accordo? Vediamo in questa posizione il consiglio degli arcani, carta a mio avviso fondamentale, cioè come dovreste in qualche modo muovervi per ovviamente cercare di ottenere un risultato positivo. Regina di denari. In questo caso ovviamente la regina di denari non rappresenta l'altra donna, perché voi sapete che in tarologia la consultante è data appunto dalla papessa piuttosto che dalla regina di coppe o regina di bastoni, mentre l'altra donna dall'imperatrice, un'ipotetica rivale, oppure regina di denari e regina di spade. In questo caso ovviamente in questa posizione non rappresenta un'altra donna, bensì un'energia che vi viene consigliata. È singolare che vi venga consigliata proprio l'energia della regina di denari, perché la regina di denari non è appunto la regina di coppe, cioè non scopre immediatamente il suo cuore, non si lancia a capofitto in questa storia mettendoci subito il cuore e investendo emozioni e progettualità. La regina di denari è una donna molto concreta, è una donna non insensibile, assolutamente no, non è una donna frivola, almeno non in accezione positiva, come in questo caso. Quindi è una donna comunque molto forte, molto energica, la forza, ricordate. È una donna autonoma che ha il pieno controllo di sé e delle proprie emozioni, una donna che in qualche modo ama il proprio corpo, ama valorizzarlo, perché parliamo di denari, che ovviamente ci rimandano metaforicamente a tutto ciò che risplende. Quindi vi viene consigliato di dare importanza al vostro aspetto, ma vi ripeto, non in maniera frivola o volgare, cercando di accentuare quelle caratteristiche di femminilità e sensualità che fanno impazzire questa persona, che a questa persona piacciono particolarmente, ma in questo caso non solo valorizzare l'aspetto estetico, ma anche e soprattutto l'aspetto interiore. Qual è la caratteristica primaria appunto della regina di denari? La forza, il coraggio, la temerarietà e l'autocontrollo. La regina di denari non è una donna severa, non è una donna con il cappello da comandante come potrebbe essere la regina di spade, non è una donna fredda e rigida, è una donna passionale, ma non è una regina di bastoni, quindi non è una donna che vive di sola passionalità, è una donna con la quale si può comunque discutere di tutto, con la quale si può in qualche modo chiacchierare di qualsiasi tipologia di argomento. Quindi mettete in mostra non solo ciò che avete esteticamente di bello, ma anche ciò che avete nella vostra testa, perché per questa persona è un elemento assolutamente fondamentale. Ve l'ho detto dall'inizio, ragazzi, con la carta della forza, quest'uomo apprezza di voi soprattutto ed in particolar modo il vostro atteggiamento, il vostro temperamento, questo essere così in pieno controllo di voi stesse, orgogliose, determinate, ambiziose, donne che si sono fatte da sole, perché questa è l'immagine che lui ha, di una donna che non ha bisogno dell'aiuto degli altri.
di una donna autonoma e fortemente indipendente. Questa è una delle caratteristiche proprio principali della regina di denari. Quindi in realtà vi viene proprio consigliato di essere una donna anche generosa, perché è un'altra caratteristica della regina di denari, quindi di concedere quello sguardo, in qualche modo quel sorriso in più, senza però in qualche modo cercare di spingere troppo il piede sull'acceleratore, come farebbe per esempio una regina di bastoni o una regina di coppe. Quindi non severità come invece farebbe la regina di spade, ma in qualche modo nemmeno lanciarsi a capofitto in questa situazione senza ovviamente aver prima cercato di proteggere ciò che per voi è il bene più prezioso. La regina di denari vuole in qualche modo tenere sotto controllo i propri averi. Qual è l'elemento principale che voi in qualche modo dovete cercare di tutelare in una storia che potrebbe essere giusta o sbagliata? Il vostro cuore. Quindi cercate di prestare attenzione comunque al muovervi, soprattutto con discrezione, perché vi ripeto che la caratteristica della regina di denari non è la platealità, non è l'esibizionismo, non è il capriccio di un momento. La regina di denari è una donna che sa controllare se stessa, le proprie emozioni, i propri desideri, seppur mostrandoli. D'accordo? Quindi rappresenta proprio quel giusto equilibrio che sicuramente farebbe capitolare questa persona. D'accordo? Vediamo a questo punto in ultima posizione il futuro, cioè che cosa obiettivamente vi aspetta nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in riferimento alla storia con questa persona. Ovviamente, ragazzi, a seconda, chiaramente, del valore dell'arcano, valore temporale di questo arcano. Dunque, vediamo che cosa appunto vi aspetta in futuro. Qui abbiamo il re di bastoni, un futuro meraviglioso. Allora, il re di bastoni ci parla di un uomo che cercherà di fare di tutto pur di realizzare quello che è il suo desiderio. Il re, vi ripeto, ve lo dicevo anche prima con il re di coppe, rappresenta un'azione mirata, un'azione chiara, diretta, pratica, volta ad ottenere un riscontro, un ritorno. In questo caso parliamo di bastoni, quindi chiaramente, come potete bene immaginare, il ritorno che ovviamente si aspetterà questa persona è appunto il riuscire ad uscire con voi per poter, diciamo, godere della vostra presenza. Il re ci parla di un individuo che in qualche modo metterà in campo tutte le proprie potenzialità per poter vincere. È una persona molto sicura di sé, perché non dico arrogante, ma obiettivamente è già convinta di vincere questa persona, ma ve lo dicevo con la papessa, questa persona sa che comunque lui non vi è indifferente. E agirà proprio per eliminare ostacoli e per evitare di avere ulteriori dubbi. Quindi è una persona che vuole agire per avere di nuovo tutto sotto controllo, proprio come è tipico del re di bastoni. Cioè, nel caso in cui questa persona abbia dei dubbi sul fatto che appunto voi abbiate un compagno al vostro fianco, questa persona giustamente vuole togliersi questo dubbio, quindi potrebbe farvi la fatidica domanda: sei impegnata? Oppure è una persona che in qualche modo potrebbe voler tastare il terreno, però vi ripeto ragazzi in maniera molto chiara, molto diretta, per cercare appunto di capire se voi siate o meno interessate ad iniziare un qualcosa di più con lui. Il re di bastoni in realtà è un uomo che mira al rapporto a due, esattamente come il re di coppe. Quindi è una persona che potrebbe volere un rapporto con voi ufficiale. Di solito è una persona molto matura, una persona molto onesta, quindi nel caso in cui sia una persona impegnata, non è la classica persona che terrebbe il piede in due scarpe per troppo tempo. È una persona che ama la fedeltà, proprio quella fedeltà e quel rispetto che apprezza molto in voi.
Quindi è una persona che in qualche modo apprezza sicuramente la vostra serietà, ma che a sua volta ne offre. Quindi è una persona che con prudenza, attenzione perché è un re, quindi non è un cavaliere o un fante, è una persona che con maturità, saggezza e prudenza, anche con cortesia, con fare romantico, vi porterà delle notizie, perché appunto questo arcano generalmente assicura prossimi eventi lieti, felici, armonia, notizie piacevoli e soprattutto anche incontri, a volte anche inattesi, fortunati, voluti appunto dal karma, ve lo dicevo, con quel re di coppe. Quindi probabilmente anche proprio il karma vi metterà in qualche modo l'uno di fronte all'altra e questa situazione sarà contrassegnata da un successo. Quindi qui ci sarà un cambiamento importante tra voi e questa persona, ma questa persona sicuramente saprà condurre egregiamente il fatto di trovarsi con voi l'uno di fronte all'altra, cioè vi farà capire in maniera pratica e concreta che questa persona è interessata a voi. D'accordo? Quindi questa persona agirà con determinazione, con potere ed eventualmente verrete anche però aiutati dalla sorte in tempi brevi, ragazzi, perché come vi dicevo prima, coppe e bastoni sono carte molto veloci, quindi si può parlare di qualche giorno, qualche settimana al massimo. Quindi riceverete sicuramente delle notizie molto favorevoli che vi permetteranno di parlare, di discutere, ma in qualche modo, vi ripeto, anche per esempio di accordarvi per un incontro, per un'uscita o comunque ci sarà un'occasione che questa persona non si lascerà scappare. Questa persona cercherà in tutti i modi di farvi capire in maniera concreta quello che pensa e che prova ovviamente per voi. Quindi aspettatevi sicuramente a breve una presa di posizione importante da parte di questa persona che vi mostrerà tutto ciò che prova nei vostri confronti, tutto ciò che vuole e tutto ciò che è disposto in qualche modo a creare. Quindi ci sarà un incontro, ci sarà una notizia, ci sarà quell'approccio in più in cui questa persona vi farà capire che pensa di essere la persona giusta per voi e che voi siete la persona giusta per lui. D'accordo? Allora, a questo punto, visto che siamo appunto a fine stesa, ovviamente facciamoci anche, perché no, aiutare dagli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Vediamo un po' quale situazione in qualche modo possono mostrarci appunto in più di questo vostro rapporto, del rapporto di quest'uomo che abbiamo visto prenderà ovviamente una piega decisamente positiva e chiaramente molto più concreta. Quindi vediamo un po' che tipologia appunto di rapporto andrete a vivere prossimamente con questa persona e quindi cosa si intende per questo re di bastoni. Vediamo un po'. Allora, relazioni delle vite passate, vi siete conosciuti in passato, interessante. Prima di tutto ama te stesso, rispetto di sé rende più romantici e attraenti, quello che dicevamo appunto poco fa con la regina di denari. Allora, queste due carte ovviamente sono molto importanti, proprio perché innanzitutto ci vanno a confermare l'evoluzione della vostra storia con questa persona. Ossia, in realtà questa potrebbe essere proprio una vostra anima gemella, proprio perché relazioni delle vite passate, vi siete conosciuti già in passato, ci parla proprio di un'indicazione importante che appunto ci viene lasciata dagli angeli del cuore, per capire che in realtà questa potrebbe essere proprio una sorta di anima gemella. Quindi sicuramente una persona che voi avete riconosciuto all'istante come obiettivamente l'individuo giusto da un punto di vista alchemico, magnetico, a pelle, epidermico,
sia da un punto di vista appunto erotico che sentimentale, in questa persona. La stessa cosa vale anche per l'altra persona, cioè il magnetismo che vi lega, questo feeling, riguarda entrambi, anche lui lo prova, lo sente e molto spesso ne è spiazzato perché va al di là della logica. Quindi vi ripeto, nel caso in cui voi abbiate comunque qualcuno al vostro fianco, lui abbia qualcuno al vostro fianco, non è la vostra o la sua anima gemella. Lui è la vostra anima gemella e voi lo siete per lui. Quindi è una storia, è una conoscenza che vi permetterà comunque di evolvere. Perché le anime gemelle in realtà sono individui che si completano a voi, che hanno quel qualcosa che vi porta a percepire immediatamente un legame al di sopra di ogni logica, razionalità, possibilità di riuscita. Sono quei rapporti su cui magari nessuno ci scommette e che poi finiscono bene. Quindi qui c'è un erotismo, c'è una sensualità, c'è una chimica che va alle stelle. Mi raccomando, vi viene però a questo punto consigliato di, proprio come vi dicevo appunto prima con la regina di denari, dare spazio alla cura e al benessere del vostro corpo e del vostro animo. Cioè, più amate voi stesse, più vi prendete cura di ciò che siete e di ciò che potete essere, di ciò che avete e di ciò che potreste avere, e più chiaramente avrete ciò che vorrete e ciò che volete. Nel momento in cui vi sentite bene nel vostro corpo, con voi stesse, sarete anche più belle. Nel momento in cui vi sentite serene, risulterete ancora più appetibili, in particolar modo agli occhi di quest'uomo. Accrescete ancora di più la sicurezza che avete in voi stesse. Cercate di mostrare questa forza, questa indipendenza che a questa persona piace così tanto. Quindi cercando di avere rispetto per voi stesse, per la vostra salute, per il vostro equilibrio psicofisico, attrarrete più persone amorevoli e questo vi porterà a stringere più amicizie, più storie d'amore sane, basate sul rispetto reciproco. Se voi avete rispetto per voi stesse, anche l'altra persona sarà portata ad averne per voi. Quindi cercate di effettivamente lasciare paure, insicurezze, il passato magari doloroso che tutti abbiamo alle spalle. Andiamo verso il futuro, amandoci, mostrando ciò che di bello noi abbiamo e che possiamo essere. Perché così facendo, ovviamente, attrarremo ancora di più altre persone, quindi non solo questa persona, ma ovviamente questa persona in particolare. Quindi, vi ripeto, risulterete sicuramente più piacenti, più attraenti. Cercate di guardarvi con amore, senza criticarvi troppo. Cercate di non essere troppo severe con voi stesse, sentitevi belle, piacenti, cercate di volerlo essere sempre di più, per voi stesse, perché guardarvi sia un piacere e lo diventerà sicuramente anche di più per gli altri. Quindi prendetevi cura di voi stesse, ragazze, non solo del corpo, anche dell'anima. Cercate serenità, cercate gioia, la luce che verrà trasmessa attraverso i vostri occhi renderà il vostro volto, vi ripeto, più attraente, più bello e quindi più appetibile, in particolar modo anche per questa persona. Quindi cercate di liberarvi da delle zavorre che per esempio vi portate dietro dal passato. Il passato va lasciato alle spalle. Il dolore va sentito, va provato, va vissuto, poi lasciamo che in qualche modo se ne vada. Perché questo è il percorso. Voi avete diritto alla felicità e con questa persona la felicità potrebbe esserci. Ma vi ripeto, migliorando voi stesse da tutti i punti di vista, sicuramente avrete la possibilità di avere anche altri corteggiatori. Quindi sicuramente non avrete
nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, un periodo negativo in amore, in particolar modo, vi ripeto, con questa persona. D'accordo? Direi che ovviamente è una stesa molto bella, con un finale assolutamente positivo. Di conseguenza, come sempre, vi auguro buona fortuna, buon incontro e soprattutto a presto.